La Madonna dall'occhio nero. Miracolo a Galatone. La Madonna dall'occhio nero è un'immagine sacra venerata nel santuario di Galatone, in provincia di Lecce. Si tratta di un'icona mariana particolare, così chiamata perché la Vergine Maria raffigurata nell'affresco presenta uno dei suoi occhi annerito. Nel 1586, secondo vari documenti e la cronaca del canonico Francesco Antonio Core, si è verificato un episodio di oltraggio contro l'icona della Madonna. Il protagonista è Antonio Ciuccoli, un accanito giocatore d'azzardo del luogo. Dopo aver perso un'altra scommessa, in preda alla frustrazione, trova riparo per la notte in una cappella che custodisce l'immagine mariana. Quella notte, probabilmente influenzata dall'alcol, sfogò la sua rabbia e la sua disperazione proprio sull'effigie della Vergine. Non riuscendo a dormire a causa della lampada votiva che continuava a brillare davanti alla Madonna, nonostante i suoi tentativi di spegnerla, l'uomo si irritò sempre di più. Il volto della Vergine, che pareva osservarlo con un silenzioso rimprovero, lo esasperò ulteriormente. Fu così che, in preda alla rabbia e pronunciando bestemmie, lanciò una pietra contro l'immagine, colpendo l'occhio destro della Madonna. Subito appare una lividura evidente intorno all'occhio, simile a un ematoma, visibile ancora oggi. Sconvolto e impaurito, Antonio Ciuccoli fuggì dal luogo dell'oltraggio e per molto tempo evitò di avvicinarsi alla cappella. Nel frattempo, i fedeli che frequentavano il luogo avevano notato la strana macchia sull'occhio dell'immagine della Madonna, ma non riuscivano a spiegarsela. Il fenomeno iniziò presto a richiamare l'attenzione della gente, che vi rispose con segni di devozione. Molto tempo dopo, Ciuccoli si troverà di nuovo nei pressi della cappella. Era buio e, mentre si allontanava, inciampò nel cadavere di un uomo appena assassinato. 2 gendarmi, trovandolo sul luogo del delitto, lo arrestarono immediatamente, convinti fosse il colpevole. Nonostante le sue proteste e difese, Ciuccoli fu condannato in seguito a un rapido processo e portato al patibolo. Il giorno dell'esecuzione, quando il corteo funebre arrivò in piazza San Sebastiano, dove era pronta la forca, il confessore si avvicinò ad Antonio Ciuccoli per dargli le ultime raccomandazioni e l'assoluzione prima della morte. In quel momento, Ciuccoli, con un grido, dichiarò davanti alla folla la sua innocenza riguardo all'omicidio di cui era stato accusato. Tuttavia, il Ciuccoli confessò di essere colpevole di un crimine che considerava ancora più grave: l'oltraggio sacrilego all'immagine della Madonna della Grazia. La folla, che fino ad allora era rimasta in silenzio, esplose in un unico urlo di rabbia: alla forca! E l'esecuzione fu portata a termine. Ancora oggi, la Madonna dall'occhio nero è venerata con profonda devozione nel santuario della Madonna della Grazia, a Galatone. Questo luogo sacro, ricco di storia e fede, accoglie ogni anno numerosi pellegrini, attratti dal mistero che avvolge l'immagine della Vergine, il cui volto porta ancora il segno indelebile dell'oltraggio. Purtroppo, episodi simili continuano a verificarsi anche ai giorni nostri, come dimostra un recente fatto di cronaca in cui un'immagine della Madonna è stata presa a pistolettate e utilizzata come bersaglio di un tiro a segno. Nonostante tali atti di profanazione, la fede rimane salda e il santuario di Galatone continua a essere un faro di speranza e devozione per moltissimi fedeli e pellegrini che giungono da diverse parti dell'Italia.